Ciao amici gatti e amiche gatte! Sono stata a Roma in occasione di un evento organizzato dalla colonia dei gatti della piramide. È una colonia molto bella, molto ben gestita e si trova proprio dove c'è la piramide Cestia, vicino alla stazione di Roma Ostiense, proprio accanto al cimitero acattolico. E proprio lì davanti alla piramide Cestia e all'interno del cimitero acattolico gironzolano questi bellissimi gatti che è molto affascinante vederli girare tra le tombe, vederli girare nel prato. I volontari si danno molto da fare, ogni giorno fanno il giro pappe per questi gatti e in occasione di questo evento che si ripete ogni anno, che si chiama I gatti all'ombra della piramide, ho avuto modo di conoscere la zona, di conoscere i gatti, di conoscere le volontarie e ve li faccio vedere in questo filmato. La piramide di Caio Cestio è un monumento funebre databile tra il 18 e il 12 a.C., fatto costruire per Caio Cestio Epulo, in calcestruzzo e ricoperta di lastre di marmo di Carrara. È alta 36 metri e svelta bianchissima e imponente proprio davanti alla stazione di Roma Ostiense. Al suo interno c'è una camera sepolcrale con volta a botte dipinta in stile pompeiano. A guardia della piramide passeggiano oggi indisturbati i bellissimi mici della colonia. I gatti della piramide sono oggi accuditi grazie al lavoro dei volontari dell'associazione Arca, ma quella che è adesso una colonia ben gestita è frutto del grande lavoro e della lotta di Matilde Talli, che in 30 anni di infaticabile impegno ha ottenuto la tutela di questi mici, che negli anni precedenti vivevano in condizioni di pericolo e sofferenza. Vi invito a leggere la storia di Matilde, che purtroppo non è più tra noi, sul sito dei Gatti della Piramide, all'indirizzo igattidellapiramide.it. I volontari dei Gatti della Piramide organizzano durante l'anno diversi eventi per favorire le adozioni dei mici, anche a distanza, per raccogliere fondi e per sensibilizzare sulla sterilizzazione. Uno di questi eventi è I gatti all'ombra della piramide, con il mercatino organizzato dai volontari, le visite guidate all'interno della piramide e al cimitero acattolico. Madrina dell'evento Licia Colò, che ha partecipato con molto affetto, dedicandosi con tutto il cuore ai mici che cercavano adozione, facendo anche delle dirette sulla sua pagina Facebook. Ha partecipato Edgar Meyer, presidente di Gaia Animali e Ambiente, che ha consegnato il premio Gattara 2018, Carla Rocchi, presidente dell'EMPA, Alessandra Casale, che ci ha divertito e intrattenuto con la lotteria a favore dei mici della colonia, e io di Micio Gatto ho partecipato con un piccolo seminario tenuto dalla dottoressa Costanza De Palma sulla convivenza con i mici. Il tutto coordinato dalla fantastica Marzia, che ha preso le redini della colonia e che coordina tutto il lavoro degli splendidi volontari. Ovviamente ospiti sempre presenti gli splendidi gatti della piramide, alcuni più appartati, altri più partecipativi. I gatti alla colonia di piramide sono trattati malissimo, come vedete. Questa è una tipica procedura di massaggio Katsu, che è molto amato dai gatti di tutta la colonia. A giro lo facciamo a tutti perché almeno si sentono meglio. Ecco. Adiacente alla piramide Cestia c'è il cimitero acattolico di Roma,
dove venivano sepolti coloro che morivano nella capitale ma non erano di fede cattolica, quindi i protestanti, gli ebrei, gli ortodossi. In questo luogo, dalla seconda metà del Seicento, vennero sepolti anche uomini illustri, come il poeta John Keats, Shelley, Antonio Gramsci. Oggi è luogo visitato dai turisti per il fascino di queste tombe. È veramente un luogo incantato, un luogo di pace ed affascinante, reso ancora più unico dalla presenza dei gatti della colonia. Nel cimitero è anche presente la tomba del micio Romeo, molto ben voluto nella colonia, una presenza dolce e commovente che ci ricorda quanto siano a noi cari i nostri micetti che non ci sono più. Qui i turisti riescono a scorgere ogni tanto un gatto tra le tombe, ma questi fanno la loro apparizione puntualmente ogni giorno all'ora della pappa, quando le volontarie fanno il giro per dar loro da mangiare, chiamandoli ad uno per nome. Marzia ha portato anche noi a fare il giro pappa, raccontandoci qualche aneddoto sui mici della colonia. Allora, lei è Alice, la signora della torre, lei ha circa 9 anni, io ho impiegato 8 anni prima di accarezzarla, quindi sono una corte sfegatata proprio che gli ho fatto. Adesso 2 carezze le accetta, la terza già lo zampino in aria per darmi la botta, però è un amore per me. Lei è Bibi, una femminuccia di un annetto qualcosa, e lui è Martino invece, lui è territoriale qua, proprio di questa zona. Martino lo chiama gatto maghetto perché compare quando gli pare in tutti i momenti, e adesso in questo caso sta diventando anche un po' miagolone, come sentite, che miagola in attesa della sua pappa. Allora, lui è Agostino, fa parte di questo gruppo nel Torrione, come chiamiamo noi questo posto, ed è la nostra postazione dove mettiamo la pappa sia mattina che sera, pomeriggio, ogni giorno ovviamente. Alle nostre spalle vediamo Kira e Germano, sono 2 gattoni che sono qui da tanti anni e facevano parte della società dei magnaccioni, si vede dal corpo che è abbastanza curvi, come diciamo ieri, quindi comunque sono gatti che mangiano mattina e sera come tutti gli altri gatti della colonia e sono ormai qui da tanti anni. Diciamo che la colonia è nata, i raggruppamenti di gatti davanti ai piramidi sono dalla fine metà 800, dopodiché diciamo che Matilde Italia ha cominciato a strutturare questa colonia nel 1984, sono più di 30 anni quindi che c'è questa colonia, e purtroppo qualche settimana fa abbiamo perso una nostra gatta che ha 23 anni, la nostra Camilla, e questa gatta è una gatta eccezionale che tutta la gente anche da fuori Roma, anche da fuori Italia, veniva a trovarla e quindi a cercarla, quindi per noi è un grande vuoto in questo momento, quindi abbiamo qui questi solamente 2 gatti, e il terzo gatto di questa parte del cimitero si chiama Emilio, che ha avuto un blocco urinario, quindi purtroppo non è in questo momento presente, un bel gattone nero anche lui. La colonia di Piramidi è strutturata in questa maniera, abbiamo un gruppo di gatti qui in cimitero cattolico, ovviamente con grande disponibilità da parte del cimitero, da parte dell'associazione che gestisce questo cimitero, che è internazionale, a ospitare i nostri gatti. Noi abbiamo un po' di rapporti, ma da tanti anni lavoriamo qui con loro, quindi chiaramente il rapporto si è stato un po' nel tempo, e quindi la nostra colonia si sviluppa sulla parte del cimitero, quindi in alto, e in basso uno scalo archeologico proprio della piramide. Siamo un gruppo di 5-6 volontari di base, più alcuni volontari che vengono il sabato a darci una mano. Orari di apertura tutti i giorni, Natale, Capodanno, ogni festa qualsiasi, comunque dalle 14 alle 16 di ogni giorno. Quelle
che dovete mangiare è Misha, è una gattina abbastanza giovane e abbastanza monella, nel senso che a parte si è rotta la codina, come vedete c'è il codino corto, ma è sempre stata così un po' stava in questo posto, un po' sotto stava prima, quindi una gatta girovora nel cimitero, perché i nostri gatti sono abbastanza territoriali, nel senso che abbiamo 4 gruppi fondamentali, 3 in cimitero e giù sotto piramide, e lei invece gira dove gli pare, quindi si pianta e si mette a mangiare dove sa che è il posticino più calmo per poter mangiare, se non viene disturbata. La cosa importante è che la nostra colonia è una colonia privata, chiaramente, quindi si autosovvenziona, non ha aiuti né da parte del comune né da altre istituzioni. E i volontari sono fondamentali nella nostra colonia, nel senso che sia come lavoro, sia come contributo, sia come sostegno anche proprio psicologico e passionale. Questa magnifica tricolore è Gea, la nostra regina, e sono 9 anni che sta qui con noi, è stata qui da 6 mesi, è stata sterilizzata, è una cucciolotta diciamo in qualche modo, solo che volevamo adottarla come tanti altri gatti hanno bisogno di casa, ma lei ci ha fatto capire ben chiaramente che voleva rimanere qua, in questo posto, tanto è vero che appena vedeva un adottante con un trasportino lei scappava e si ripresentava dopo che l'adottante è andato via. E la cosa importante volevo dire è questa, nel senso che la nostra associazione si occupa chiaramente di curare e tutelare questi gatti di questa colonia, che è una delle colonie storiche insieme a quelle del Largo Argentino di Roma, ma la cosa importante per noi è aiutare anche gli altri gatti, sia di strada che di casa, abbandonati, che sono in difficoltà. Quindi chiaramente in questo senso chiediamo sempre aiuto e condivisione nei nostri appelli, perché sono gatti anche non solo di Roma, anche di altre parti d'Italia che mi scrivono tante lettere, tanti post, perché comunque il gatto di casa deve andare in un'altra casa, non può essere adottato in una colonia o essere messo per strada, tanto più ovviamente la lotta contro l'abbandono, il randagismo e l'ordine del giorno, insomma, è la prima base. Questo è il nostro brontolino, si chiama così perché, ecco, c'ha il suo modo di comunicare che è questo. Allora amici gatti, non è affascinante vedere tutti questi bei mici gironzolare fra le rovine di Roma, fra le tombe di un cimitero? Io vi assicuro che avrei fatto mille foto, in effetti ne ho fatte tante, tantissimi video, non riuscivo più ad andare via. Allora, se vi sono piaciuti questi miciotti vi invito ad andare a visitare la colonia, a prendere contatto con loro, c'è il sito web igattidellapiramide.it, c'è la pagina Facebook Gatti della Piramide, vi invito a fare donazioni perché è una colonia gestita privatamente, quindi ha sempre bisogno di fondi, e vi invito naturalmente a mettere un like sul video in modo che venga visto da più persone possibili, di condividere e di iscrivervi al canale YouTube premendo su iscriviti qui sotto. Per oggi è tutto, io vi saluto, ciao amici gatti e amiche gatte!